Ma è pole position di Leclerc o di Verstappen? Sulla carta Verstappen ha fatto segnare il tempo più veloce in qualifica, in 1:46.168, dando addirittura più di 8 decimi al secondo Leclerc. Insomma, ha fatto segnare un tempo stratosferico. Ma attenzione che Verstappen avrà 5 posizioni di penalità in griglia domenica per la gara, perché prima delle qualifiche ha montato il quinto cambio e quindi ha oltrepassato il limite consentito, e per questo gli è stata assegnata questa penalità. Quindi il poleman a livello statistico è Leclerc, che partirà primo domenica in gara, e finalmente ritroviamo una Ferrari in pole position dopo l'ultima volta che fu Baku. E devo essere sincero, oggi abbiamo visto una bella Ferrari, molto veloce negli allunghi, con una buona efficienza aerodinamica, ma al tempo stesso non pagava troppo nella parte guidata, dove conta il carico aerodinamico. Quindi primo e terzo settore punti di forza, secondo comunque non perdeva così tanto. Però attenzione che abbiamo visto le performance di Ferrari solamente nel singolo giro, e per tutti i team non abbiamo potuto vedere il passo gara, perché le FP1 si sono disputate sotto la pioggia e quindi i dati non sono così rilevanti. Durante le qualifiche abbiamo visto macchine con carico diverso e andremo a analizzare tutto tra poco, ma una cosa è certa, sto giro Ferrari parte in questo weekend con una buona performance della macchina. Bisogna vedere se riesce a essere costante anche sul ritmo gara. Prima di continuare con l'analisi e andare a confrontare i punti di forza e le debolezze dei vari team, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche, così non vi perdete nessun video che esce qui sul canale. Ogni giorno andiamo a analizzare tutte le notizie della Formula 1 e di Ferrari. Io sono Rastro e oggi andiamo a vedere le analisi delle qualifiche in Belgio. Ormai la gomma da full wet non si può più utilizzare perché fa un muro verticale all'auto che segue, quindi bisogna correre solamente quando le condizioni sono da intermedie. Questo è quello che abbiamo visto in Belgio, infatti il Q1 è partito con gomma intermedia e abbiamo visto diverse performance dei team. Una McLaren che è partita molto bene in Q1 e poi si è spenta un po' in Q3, avendo una macchina che riesce a generare tanto carico aerodinamico ma paga molto di drag sul rettilineo e quindi nel primo e terzo settore. E Ferrari che invece è un po' l'opposto del comportamento di McLaren. Infatti abbiamo visto una Ferrari che nel Q1 Leclerc faceva fatica a guidarla mentre Sainz riusciva ad andare più forte. Complice anche uno stile di guida molto sovrasterzante di Leclerc che tende a scivolare tanto col posteriore, mentre Sainz meno. Mentre in Q3 abbiamo visto Leclerc tirare fuori il massimo potenziale da questa SF23, una macchina che riesce a essere molto efficiente in zona rettilineo. Pensate che in zona DRS con DRS aperto pagava all'incirca 2-3 km/h di differenza da Red Bull, quindi tutti i team stanno recuperando sullo stallo del posteriore di Red Bull, anche se Red Bull rimane comunque superiore e dopo andiamo a vedere perché. E mi ha impressionato molto come Leclerc in Q1 ha fatto la differenza alla bus stop, aggredendo ancora di più i cordoli, usando uno stile di guida molto da asciutto per cercare di fare meno metri a discapito di una macchina un pochino più instabile. E poi in Q3, come sappiamo è solito fare Charles, è andato oltre al limite della monoposto, riuscendo a tirare fuori il massimo, andando molto forte nel T1 e T3 e facendo la differenza nei confronti di Sainz nel settore guidato, ovvero nel T2. Ferrari ha anche introdotto una nuova ala a basso carico, che è una modifica specifica per il circuito del Belgio e anche per Monza, e la forma dell'ala posteriore è un pochino più a cucchiaio, con però un main plane più piccolo. Hanno montato un'ala posteriore monopilone per cercare di migliorare l'efficienza aerodinamica, e in generale questa nuova ala posteriore Ferrari, che ha anche l'endplate più smussato, riesce a essere molto performante soprattutto come efficienza aerodinamica, ma al tempo stesso non va a ridurre troppo il flap del DRS, che era un po' il problema che aveva l'anno scorso la F175 in zona DRS nei confronti soprattutto di Red Bull. Come vi ho detto anche ieri, la gestione dell'ibrido è un altro tema molto importante. Durante le qualifiche hanno dovuto gestirlo, ma in gara sarà fondamentale gestirlo in ogni giro. Non si potrà spingere sempre al massimo il motore, quindi mi aspetto comunque una gestione migliore di Red Bull dell'ibrido rispetto per esempio a Ferrari. E quindi in generale in questo weekend potremo vedere una Ferrari più forte sull'asciutto, mentre una McLaren molto forte in condizioni a bagnato. La gara sarà quasi sicuramente in condizioni asciutte, quindi la scelta di Ferrari ad oggi sembra ripagare di più rispetto a quella di McLaren, mentre Mercedes ha avuto un approccio diviso tra i due piloti. Hamilton ha un'ala molto più scarica, che è una nuova versione dell'ala posteriore introdotta a Mercedes, oltre alle pance modificate, mentre Russell ha una specifica vecchia dell'ala posteriore un pochino più carica. Si è visto che nei rettilinei Hamilton faceva addirittura la differenza di 10 km/h nei confronti di Russell, riuscendo a fare la differenza alla fine nei tempi in Q3 di 7 decimi, 1:47.087
per Hamilton e 1.47.805 per Russell. Ma ritorniamo un attimo indietro, come ha fatto Verstappen a fare questa pole position? Innanzitutto dobbiamo sottolineare il talento di Max, che ancora una volta ha fatto una differenza enorme nei confronti di Perez, dando più di 8 decimi nel giro nei confronti di Perez, andando più forte di 8 decimi solamente nel T2, e questo giustifica le abilità di Max in condizioni miste e la differenza che fa di talento nei confronti di Perez, e non tanto della macchina a sto giro, dove la differenza nel T1 e T3 è di un decimo tra i due. E il vantaggio che ha Red Bull e Verstappen è che riescono a correre con un'ala un pochino più carica, avere la velocità in zona DRS migliore, quindi andando forte nel primo e nel terzo settore, ma al tempo stesso nel secondo settore hanno quel carico necessario, come ha anche McLaren, per andare forte. È come se avesse i punti di forza di Ferrari e McLaren messi insieme a sto giro. Questo anche perché abbiamo visto le performance di Piastri nel secondo settore sono in linea con quelle di Verstappen, proprio a dimostrazione del fatto che questa McLaren ha tanto carico che genera dal fondo, ma purtroppo ha troppo drag attualmente. E quindi i livelli di forza che abbiamo visto oggi sono una Red Bull che sta dominando con Verstappen, e nonostante quelle 5 posizioni di penalità in griglia, domenica riuscirà a vincere Verstappen sicuramente, a meno che di problemi di affidabilità, ma è davvero difficile tenerlo dietro. Seconda attualmente sembra essere Ferrari, bisognerà però valutare il degrado delle gomme, che è un'incognita molto importante a Maranello e nessuno ha una certezza a riguardo. Terza forza sembra essere Mercedes e quarta McLaren, con quinta Aston Martin. C'è stata un'inversione un po' di chi è seconda forza attualmente in questa pista, anche a causa delle condizioni meteo molto instabili, e quindi scelte diverse sull'assetto della macchina, soprattutto tra McLaren, Ferrari e Mercedes, che comportano anche forze diverse a seconda delle condizioni. Già domani durante la sprint race avremo un primo assaggio della gestione gomme di Ferrari. Concludo sottolineando due cose importanti. La prima, togliete i track limits quando ci sono le condizioni miste. Il giro che hanno annullato a Ricciardo secondo me è stata davvero un'ingiustizia, nel senso che lui ha commesso un errore, è andato a tagliare un po' al Rouge, ma ragazzi, ma si può annullare un giro per quella cosa lì? Per piacere. I piloti sono lì per correre e andare al limite. Se vediamo i piloti che devono stare attenti a stare all'interno della riga bianca, soprattutto in condizioni miste dove è difficile gestire la monoposto, allora è meglio non farli correre. Questo è il mio sfogo personale, è una mia opinione, perché i track limits posso anche tollerarli in condizioni d'asciutto, anche se io non sono abbastanza contro i track limits in generale, però possono avere un senso per non far trarre vantaggio troppo tagliando la pista, però in condizioni a bagnato lasciateli correre. Ultima cosa da sottolineare è come Verstappen stava per essere eliminato in Q2, infatti è passato in Q3 con il 10° tempo. Lì hanno sbagliato le tempistiche in casa Red Bull, Verstappen si è arrabbiato con Lambiase, ma Lambiase, da buon ingegnere di pista che è riuscito a mantenere il polso fermo e il controllo della situazione, riuscendo a mettere in riga Max, che ha comunque un carattere molto forte. E voglio confrontare questo comportamento di Lambiase con Verstappen, dove Verstappen aveva comunque ragione, ma Lambiase non si è fatto intimorire, con il confronto che c'è tra Leclerc e Xavi Marcos, con Xavi che non riesce a mantenere il polso della situazione in molte situazioni critiche, dove Leclerc inizia a arrabbiarsi col suo ingegnere di pista. Ecco, se vediamo Verstappen vincere tanto in Red Bull, parte del merito va anche dato a Lambiase. Ultimissima cosa, voglio andare nel dettaglio di queste pance riviste, soprattutto nella zona Coca-Cola per Mercedes. C'è uno scavo più interno alla parte finale delle pance che serve a accentuare il canale sopra il fondo e sotto le pance, che va verso la zona del diffusore. Infatti anche il fondo è stato modificato, andando a modificare il bordo sollevato del fondo per cercare di avere un canale migliore che arriva nella zona posteriore della macchina, e questa modifica di Mercedes è sicuramente qualcosa di innovativo che ad oggi nessun team ha sperimentato sulla monoposto. Vedremo poi se a lungo andare darà dei vantaggi sperati per il team di Brackley. E se non fosse per l'ultimo settore, il comportamento di Ferrari e Red Bull sarebbe molto simile nel T1 e T3. Peccato che Ferrari perde di carico nel T2, a dimostrazione del fatto che l'ala posteriore di Ferrari è molto scarica, mentre quella di Red Bull è leggermente più carica. Ma di velocità di punta Red Bull riesce comunque a essere superiore grazie allo stallo migliore che ha del posteriore. Pensate che addirittura in curva 8 Leclerc riesce a farla meglio rispetto a Verstappen, ma perdendo in generale nel T2 non riesce a compensare questa curva che affronta meglio col resto del settore. C'è anche un cambio in casa Renault, infatti Zafenauer lascia Alpine alla fine del Gran Premio di Spa e verrà sostituito da un altro team principal. I rumors dicono che come team principal in Alpine potremmo vedere Binotto, quindi un ritorno dell'ingegnere italiano. Fatemi sapere la vostra opinione in merito. Comunque fare dei cambiamenti all'interno di un team durante la stagione non è mai qualcosa di ideale. Ci sono stati tanti cambiamenti e tante figure importanti che hanno lasciato Alpine negli ultimi mesi, pensiamo a Pat Fry, Alan Prost e tanti altri, e quando tante persone lasciano un team non è mai un segnale positivo. Fatemi sapere nei commenti chi vedete favorito nel corso di questo weekend, sia per la sprint race che per la gara di domenica.
domenica. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti quanti. Qui da Lastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.